Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive. Abbiamo l'imperatrice, amici dei gemelli. L'imperatrice parla di espansione, ok? Parla di crescita, parla di abbondanza, parla di qualche cosa che sta avanzando, di qualche cosa che sta andando avanti, magari qualche cosa che state programmando, perché comunque si parla di gestazione, quindi può essere la gestazione di un'idea, la gestazione di un progetto o perché no, magari anche di un bambino. Andiamo a vedere nello specifico che cosa vi dicono i tarocchi. Io intanto ci tengo a specificare che le letture sono fatte per un collettivo, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare e per contattarmi trovate la mia email nella descrizione sotto al video. Bisogna aprire la tendina. Andiamo a vedere per i gemelli questa prima parte di giugno nell'amore come si muove. Il sole. Ehm, Normalmente io faccio una lettura per le tendenze energetiche affettive e questo include le relazioni familiari, le relazioni di amicizia e le relazioni lavorative, tutto quello che riguarda i movimenti affettivi. Quindi vi invito a rimanere fino alla fine del video perché estrarrò nello specifico delle carte aggiuntive per i single, per le persone che attualmente sono in una relazione e per le persone che sono in una relazione diversa dalle prime due, quindi magari che hanno una relazione a distanza, che sono in separazione, o magari che sono in una relazione clandestina, ok? Quindi vi invito a rimanere fino alla fine del video. Allora, abbiamo il sole, abbiamo il carro, abbiamo un 5 di bastoni e un 8 di bastoni. Allora, con la carta del sole qui segue un po' l'onda dell'imperatrice, no, davvero per qualcuno potrebbe essere la questione di un bambino, okay, perché comunque il sole parla di bambini o di bambino interiore anche, però fa sempre riferimento a quello che sono, i fanciulli. Il carro qui mi parla di un movimento, di uno spostamento probabilmente, o per qualcuno potrebbe far riferimento a una decisione che si deve prendere, a qualche tipo di direzione che si deve dare a questa situazione, a questo progetto, a quest'idea, magari a questo tipo di espansione. Avete 2 carte che parlano fortemente di espansione. Espansione a livello personale, qui lo sento molto come allora per qualcuno fa riferimento a quello che è la maternità, come vi ho già accennato prima, per qualcun altro è una questione di, far sbocciare il proprio bambino interiore e da lì iniziare a dare una direzione a quello che potrebbe essere la vostra vita o, ripeto, il progetto, l'idea. Ci sono comunque molti conflitti con il 5 di bastoni. Ehm, Credo che ci sia perché comunque il carro parla di fare una scelta. Normalmente, è rappresentato da 2 sfingi che guardano una in un lato e l'altra nell'altro. È come se foste davanti a un bivio a livello interno, oppure potrebbe anche esserci che ci sono delle persone intorno a voi che non sono molto d'accordo con il tipo di scelta, che voi volete affrontare, il tipo di movimento. Magari è un trasloco, per qualcuno si tratta di andare ad abitare con qualcuno o semplicemente è un cambiare casa, okay? Allora, abbiamo poi un 2 di bastoni, la carta degli amanti. Sono uscite anche queste e le tiro su perché sono bellissime. Guardate. No, questa così, okay. Avete gli amanti, il 9 di coppe, la ruota della fortuna, il cavaliere di denari e la stella. Quali altre carte potevate desiderare con l'imperatrice che comanda la stesa? Bellissime. Bellissime amici dei gemelli, perché qui vedo qualcuno che probabilmente con questo 8 di bastoni si fa fatica a fare un qualche tipo di comunicazione, a comunicare
probabilmente la scelta, no, di cui si stava parlando qui, ma avendo la carta degli amanti, la carta del cioè avete delle carte stupende a fine lettura, quindi si va verso quello che è l'amore, che può essere l'amor proprio nel caso si tratti di bambino interiore, l'amore di relazione, quindi amore verso voi stessi con il bambino interiore, l'amore di relazione perché comunque gli amanti parla sempre di un amore corrisposto, okay, qui sento che cresce la famiglia in qualche modo, perché c'è la carta del sogno compiuto, si va verso quello che è il vostro desiderio, verso quello che è il vostro obiettivo. Avete anche la stella, mi richiama i sogni. Sia la ruota della fortuna che la stella sono 2 carte che parlano di destino, come se ci dovesse essere lo zampino dell'universo nell'arrivo di questo cavaliere di pentacoli. Oppure se non è una persona che deve arrivare, ma magari che è già presente nella vostra vita, c'è come un, andare avanti verso questo sogno, verso questo obiettivo o questo cambiamento di cui parla la ruota della fortuna, in modo lento, però costante e concreto soprattutto. C'è un avvicinarsi in maniera molto lenta ma concreta verso quello che è il vostro sogno. Alla fine della lettura avete il sogno compiuto. Sono bellissime carte, amici dei gemelli, non so in realtà quanto ci sia da spiegare perché parlano già abbastanza per conto loro, però vado a tirare 1 o 2 carte a carta. Wow, il mago, quindi sì, qualcuno è in questa fase di nuovo inizio, di nuova espansione personale. Ripeto, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere in un trasferimento. Spiegatemi il carro. Abbiamo il giudizio, abbiamo il re di pentacoli e il 3 di spade. Io credo che qui qualcuno con la carta del giudizio che vi faccio notare un'altra carta che parla di destino, di aiuto divino, sento che c'è stato, una presa di consapevolezza, una comprensione, ma infatti è quello poi che va a curare il bambino interiore, il fatto di capire, di comprendere, di riuscire a dare un senso a quello che è successo. Ehm, c'è una comprensione nei confronti di questo re di pentacoli, se per voi rappresenta una persona. Se non avete nessuno, magari da un po', potrebbe rappresentare il vostro potere personale, il fatto di, appunto, lasciare indietro per certi versi questo dolore, okay, per qualcun altro il giudizio normalmente parla anche di quello che è una chiamata telefonica, quindi può anche darsi che qualcuno qui si faccia sentire, magari è un po' di tempo che non vi sentite perché il giudizio ha questo riferimento al passato, o potrebbe anche essere qualche tipo di, collegamento karmico, no, e potrebbe essere che questa telefonata da parte di questa persona vi possa creare qualche disagio con il 3 di spade e da lì capirei i conflitti. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, 8 di spade al contrario. Sì, vedo che comunque avete confusione mentale, probabilmente perché non avete tanto chiaro, 2 a guardate avete 2 angeli qui, negli arcani tradizionali anche la carta degli amanti ha un angelo e 2, carte che mi parlano di destino, di universo, di sì, di destino io direi proprio. Quindi qui c'è qualche movimento energetico che voi dovete, vedere, dovete intraprendere per riuscire a capire quello che è una dinamica. Ma vediamo di che cosa si tratta questo 8 di bastoni, perché potrebbe proprio essere la comunicazione di cui ci parla la carta della giustizia. Wow! Abbiamo un asso di coppe, quindi può essere che è un asso di bastoni. Io credo che ci sia una sorta di guardate, in realtà il mago è un numero 1, c'è l'inizio di qualche cosa, c'è la volontà di manifestare qualcosa, ma si fa fatica ad esteriorizzare. È un po' come se ci fosse una sorta di blocco, direi anche un po' a livello globale, nel senso sia nel fatto che non riuscite a dire certe cose, probabilmente con questo asso di coppe sento che si fa fatica ad aprire il cuore, magari qualcuno crede di non potersi più innamorare. L'asso di bastoni anche mi dà diciamo dei disagi, delle difficoltà comunque in quello che potrebbe essere la sfera
fisica di una relazione, di un rapporto. Per qualcuno l'asso di coppe mi parla di una difficoltà, se vogliamo, a rimanere incinta, visto che qui abbiamo la carta dell'imperatrice e per qualcuno ho detto che poteva far riferimento a quello che era la maternità. Andiamo avanti, vediamo questo 2 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli, di nuovo una carta che mi parla di gravidanza, di attesa o pazienza anche. Pazienza ce l'avevo anche qui. Sì, qualcuno qui, guardate, è proprio in una fase di confusione mentale, c'è bisogno di portare in equilibrio la parte emotiva e la parte mentale direi, e qui vedo proprio questo disequilibrio. Okay, andiamo a vedere gli amanti. 4 di spade, io sento che c'è perché il 4 di spade fa riferimento a una guarigione, come anche la temperanza. Qui ci si sta avviando verso quello che è il processo di guarigione attraverso l'amore con qualcuno. Se non avete nessuno, ripeto, potrebbe entrare, potrebbe essere questo cavaliere di pentacoli che entra, oppure si potrebbe parlare del vostro bambino interiore, del vostro amor proprio. Quindi fare quello che è un discorso di guarigione profonda, okay? Allora, abbiamo il, 4 di spade e il cavaliere di pentacoli per spiegare gli amanti. Io qui sento che fondamentalmente c'è questo perdersi, se vogliamo, l'uno, ehm, nel cuore, nell'amore dell'altro. Vedo proprio questo scambio, questa carta di guarigione, questa carta di assolutamente voglia di fare le cose fatte bene, ehm si va verso il sogno compiuto, eh. Guardate! Un'altra carta che parla di sogno, un 6 di coppe. Assolutamente, le cose cambieranno. Amici dei gemelli, per tutte quelle persone che fino adesso hanno sofferto, che hanno delle profonde ferite a livello di bambino interiore, io sento che la seconda parte del 2022 sarà una ristrutturazione completa dei piani interiori. Perché comunque davvero abbiamo gli amanti, è una carta molto forte, avete diverse carte di guarigione, diverse carte di aiuto divino, diverse carte di sogno, di fiaba, di destino. Quindi qualsiasi cosa stiate visualizzando, si tratta solo di portare pazienza qui, okay, perché ogni cosa ha il suo percorso, ognuno ha il suo processo di guarigione, ha il suo processo di crescita, però vi dico, verso la fine della stesa si va veramente verso quello che è una realizzazione dei vostri sogni. Avete anche la ruota della fortuna può parlare di vincite al gioco, di qualche aiuto magari inaspettato, di qualche tipo di avvenimento sorpresa diciamo, okay? D'accordo. Andiamo a vedere adesso qualche carta in più per i single, quindi andiamo a vedere per le persone single. Io intanto vi ricordo che se volete avere una consulenza telefonica con me o una videoconsulenza, potete mandarmi un'email e la trovate qui sotto la tendina. Per i single abbiamo la regina di bastoni, 8 di pentacoli, la torre al contrario e il cavaliere di spade al contrario. Qui si tratta per i single di ritrovare la propria abbondanza, il proprio potere personale, la propria sicurezza nella quotidianità. L'8 di pentacoli normalmente parla di lavoro. Per qualcuno potrebbe essere che si è tuffato in quello che è il lavoro per non sentire magari questo 3 di spade, okay, abbiamo comunque una torre al contrario. Sento che qualcuno qui deve buttare giù qualche tipo di certezza, qualche tipo di sicurezza, qualche tipo di aspettativa anche. Potrebbe essere inerente a questo cavaliere di spade. Quindi, ci potrebbe essere che questo tipo di conflitti, questo tipo di per far sì di arrivare
a tutta questa bellissima parte della lettura, io sento che qui c'è la necessità di smettere di dare per scontato certe cose. Il cavaliere di spade normalmente è un'energia di una persona che va e che viene, è un'energia di una persona che magari con la quale ci sono dei conflitti, che crea comunque quello che è un tipo di confusione mentale, Per qualcuno sento che c'è questa tendenza, diciamo così, in tutto questa situazione a diciamo che lo sviluppo di questa situazione vi porterà a lasciar a casa l'arroganza. È come se trovaste una sorta di pace interiore, okay? Io credo che qui la torre più che alle sicurezze o alle cose per scontato possa fare riferimento alle credenze limitanti che vi crollano letteralmente con questa relazione, con questo periodo, con questo movimento energetico, perché magari per qualcuno son solo delle scoperte a livello, come dicevo prima, di bambino interiore, solo una presa di consapevolezza, per qualcuno potrebbe essere che c'è un inizio ad un risveglio spirituale e che quindi si inizia a capire il perché di certi passaggi nella vostra vita. Vi spiegate il perché le cose siano andate così in un determinato momento della vostra vita, iniziate a mettere insieme i pezzi del puzzle per capirci, mh. Okay, in generale è un buon periodo, sento che può essere costruttivo anche per voi, perché comunque, c'è la possibilità di buttare giù un po' quelle che sono le strutture. C'è da fare un lavoro, magari qualcuno inizierà proprio a fare questo tipo di lavoro di risveglio, interiore. Per un gruppo piccolo sento che questo cavaliere di spade, al contrario, potrebbe rappresentare, una persona che in qualche modo si allontanerà, da voi o sarete voi che vi allontanerete da qualcuno, proprio perché ci sarà questa torre che vi metterà dei dubbi, che vi farà giustamente siete in una fase di comprensione ragazzi, quindi io sento che qui anche questa comunicazione che in realtà non avviene potrebbe essere collegata a questo momento torre, però non vi preoccupate perché si va verso la fine del periodo decisamente con delle buone carte, okay? Okay, andiamo adesso a vedere per le persone che hanno una relazione, che sono in coppia, quindi sposati, fidanzati, conviventi. Un'altra volta il cavaliere di spade, abbiamo un 8 di coppe, quindi qui c'è un'energia ben determinata. Per qualcuno potrebbe far riferimento anche a una persona guardate che sono uscite le stesse carte quasi. Cavaliere di spade, poi qui abbiamo 8 di coppe, la carta della torre, il 7 di spade, il 6 scusate, 7 di pentacoli, asso di pentacoli e il cavaliere di pentacoli che vi metto qui perché non mi stanno più. Cavaliere di spade, torre. A quanto pare anche nelle energie delle persone in relazione c'è qualche cosa qui da far crollare. L'otto di coppe mi fa pensare a qualcuno che se ne voglia andare ed è anche un po' l'energia del cavaliere di spade in realtà, se ve la devo dire tutta. Vedo anche che qualcuno qui non è trasparente, magari nei confronti di se stesso, di se stessa o magari nei confronti dell'altra persona. Il 7 di pentacoli ce l'avevate già qui, quindi si tratta qui secondo me di aspettare un attimo e di vedere come le cose potrebbero ricominciare. Calcolate che ricominceranno, che sia all'interno della relazione come un nuovo ciclo della relazione o come anche una separazione, perché molte volte la torre può portare a una rottura. Qui, chiaro, siete single, è più una questione interna, non magari sì, è una rottura con una persona, con la quale avevate una relazione, diciamo o avete avuto una relazione che poi si è protratta nel tempo con qualche telefonata, qui è proprio una relazione consolidata, vissuta per capirci, che potrebbe interrompersi per qualcuno, ma perché l'energia del cavaliere di spade è quella di una persona che non è presente,
è un po' qui, un po' da un'altra parte, un po' si fa i fatti suoi. Quindi c'è anche questo 7 di spade che non sento, essere una carta molto rosea, nel senso che comunque parla di proiezioni, di menzogne, parla anche di furti, okay, quindi, fate attenzione insomma a quello che vi viene detto, okay. 7 di pentacoli come, è venuto fuori qui, parla di attesa, ehm parla di pazienza, parla di avere un atteggiamento positivo durante questo periodo, perché comunque, lo sapete dentro di voi che non può sempre essere così. Anche gli stati d'animo che si vivono non si vivrà sempre con quello stato d'animo, è passeggero. Bisogna accoglierlo, abbracciarlo, capirlo, insomma, amare anche quei lati di noi e poi avere pazienza, nel far passare il tempo anche, no, perché il tempo anche un po' cura le cicatrici. Però guardate, qui avete un altro asso di denari, vi ricordo che qua ce n'erano 2, qui c'è la ruota della fortuna che è un cambio, inaspettato e di nuovo guardate il cavaliere di pentacoli. Qui potrebbe essere che c'è un nuovo inizio da un punto di vista concreto. O si taglia con un atteggiamento, un'abitudine, o si viene a scoprire qualche cosa per cui si rimescolano le carte all'interno della coppia per quello che è un nuovo inizio diverso, più bello, più c'è un asso di denari, è un inizio che mette radici, quindi si va verso qualche cosa che dà più sicurezza, okay? È lento probabilmente, però sì. Ehm Okay. Sì, io credo che qui si tratti anche di capire qual è questo vuoto, diciamo così, che avete bisogno di colmare, perché quando viene fuori un 8 di coppe normalmente c'è un vuoto emotivo da colmare. Qui per qualcuno potrebbe anche far riferimento a un cambio di relazione, cioè se ne va questo cavaliere di spade ed entra questo cavaliere di pentacoli, Okay. Andiamo a vedere per le persone in uno stato diverso rispetto ai primi 2. Che cosa arriva? Okay. 9 di coppe, sogno compiuto. Poi abbiamo 6 di spade, 7 di spade, ce l'avevano anche le persone in coppia, e la morte. Wow! 9 di coppe, il sogno compiuto. Qualcuno qui crede di aver raggiunto un obiettivo. Crede perché? Perché poi alla fine oppure il sogno compiuto è ancora a livello mentale e qui con il 6 di spade si inizia a lasciarsi indietro quello che non serve più, a lasciarsi indietro quelle che sono le maschere, quelle che sono le proiezioni e a creare. La morte arriva proprio per portare tagli. Probabilmente qui, lo sento molto per quelle relazioni che sono con Andy Rivieni, no, quelle relazioni molto conflittive che creano comunque quello che è una gabbia interiore, una gabbia mentale. Le prime 2 stese avevano comunque un cavaliere di spade, un'energia di una persona che va e che viene. Qui sento che questa morte arriva perché vi dice: "È ora di tagliare con qualche cosa, con qualcuno, con una relazione, con degli atteggiamenti. Non è più sano per voi restare in questa relazione. Abbiate fiducia, okay, perché comunque qualcun altro arriva, ma prima bisogna passare per questa trasformazione, per la guarigione." Dov'è il 4 di spade? Qui. Quindi avete bisogno di rinnovarvi, di guarire quello che è il bambino interiore. Wow! Andiamo a vedere, scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli per gli amici dei gemelli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni. Io vi ringrazio davvero tanto. Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Ma ragazzi, ma infatti sì, abbiamo gli amanti, abbiamo il 6 di coppe, abbiamo la ruota della fortuna, abbiamo la stella, abbiamo la carta del giudizio, un sacco di carte che parlano di amore predestinato. Molte volte
anche con la carta degli amanti, 6 di coppe e il giudizio, si parla di amore, di anime gemelle. Non lo sento tanto come anime karmiche, sento più che sia, il movimento, diciamo, energetico che avete con questa persona è un rapporto che potrebbe diventare, o comunque in questo momento, anche per poco che vi vediate, però è costruttivo, vi aiuta a crescere, vi aiuta a capirvi, vi aiuta a creare quel tipo di guarigione di cui voi avete bisogno e che state già iniziando, siete già working in progress. E qui c'è il raggiungimento. Guardate, ci sono anche gli oroscopi dell'estate che ho già pubblicato, per la maggioranza dei segni è un'estate molto bella, vi consiglio di andare a vedere anche quell'oroscopo lì, ve lo lascio, qui alla fine del video. Gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.